Benvenuti o bentornati in questo nuovo video, una nuova playlist per voi, per gli utilizzatori di iPad e in questo video ovviamente cominciamo da iPadOS 26 e andiamo ad analizzare l'applicazione File. Sicuramente impareremo a utilizzare questa applicazione per aumentare la nostra produttività, qualunque essa sia, non importa se lavoriamo o ci divertiamo con il nostro iPad, non importa, comunque saper girare un'applicazione è sempre utile. In questo primo video andremo a vedere come personalizzare la nostra applicazione per avere una visualizzazione più comoda per noi e anche come personalizzare, e questa è una cosa che è stata aggiunta e molto carina, i file o le cartelle. Quindi mettetevi comodi e andiamo a iniziare. Eccoci all'interno di iPadOS 26 e nell'applicazione File. La prima cosa che possiamo fare, ovviamente, se avete attivato il multitask, è questa qua, ok? Andare a ridimensionare la finestra per lavorare comodamente oppure avere due applicazioni sullo schermo, mentre ci vuole un iPad ovviamente grosso. La prima personalizzazione molto semplice è questa: possiamo andare a spegnere la barra laterale, ok? Perché? Perché per avere più spazio sullo schermo per la visualizzazione dei file o delle cartelle. Ma la personalizzazione vera e propria inizia proprio di qua, dalla barra laterale. Cosa posso fare? Posso andare in questi tre puntini. Innanzitutto ovviamente ho la scansione dei file, ma questo l'avevamo già visto, poi magari lo rivedremo, scusate, dei documenti. Poi abbiamo la connessione a un server e questa è la personalizzazione che ci serve a noi, questa vocina qua. Ok, quindi possiamo modificare la barra laterale cliccandoci sopra, come avevamo già visto, ok, nei vecchi iOS ovviamente possiamo spostare con queste barrette la posizione, ok, della nostra cartella all'interno dei preferiti o nelle posizioni che vedremo dopo. Perché? Per comodità. Io ovviamente utilizzo più podcast, utilizzo più download, utilizzo un'altra cartella e la metto in cima, quindi utilizzando più download la metto in cima, tutto qui. Poi possiamo andare ovviamente a eliminare queste cartelle. Tenete presente che questi collegamenti si eliminano solo dalle preferiti, ma restano fisicamente, ok, inchiodati sul vostro cloud o sul vostro iPad, non vengono cancellati, o anche su dischi esterni. Per cancellare una di queste, diciamo, posizioni, vabbè, tanto LumaFusion non posso rimetterlo, posso fare così e andare a rimuovere. Quindi viene rimossa dai preferiti, dall'elenco preferiti, ma non viene rimosso dal disco o dall'iPad, e questo state sicuri. In fondo abbiamo le posizioni. Anche qua possiamo andare ovviamente a cambiare la posizione in base a quello che voi utilizzate di più. Potrebbe esserci anche un disco fisso, un disco esterno, una pennetta, e quindi cambiate la posizione a seconda di quando la volete utilizzare, se volete accederci più velocemente. Possiamo ovviamente andare a spegnere una di queste voci perché non voglio più utilizzare una di questi collegamenti, quindi non voglio più utilizzare il collegamento a total e lo vado a eliminare. Adesso mentre andremo a spuntare, vedete che adesso non è più fine ma è la spunta, andiamo a spuntare e se andiamo sotto total file non c'è più, ma non è stato eliminato il collegamento vero e proprio, perché essendo una posizione esterna, una posizione di un disco, un'applicazione che fa da disco, non viene eliminata, viene solo ovviamente oscurata, diciamo non attivata. Se rivado qua, ok, e faccio la stessa cosa, la posso riattivare semplicemente riswitchandoci sopra, ok, quindi praticamente ci vado a riswitchare e la mia posizione è fatta, ok. Abbiamo la stessa cosa per i tag, quindi possiamo anche qua andare a cambiare di posizione, cancellarli, eccetera eccetera, quindi possiamo ovviamente fare queste cose. La cosa che vi faccio notare, ma l'avrete notata, è stato un cambio di posizioni. Ovviamente hanno cambiato i preferiti, adesso spegniamo con questa freccetta, si possono ovviamente far collassare, chiudere, e quindi se io utilizzassi spesso i preferiti posso andare solamente a accedere a questi e il resto è tutto, diciamo,
chiuso. Ecco, hanno cambiato la posizione, ok, hanno cambiato la posizione di iCloud, e cioè le posizioni e i preferiti, ma questo va bene, basta prenderci un po' l'abitudine. Qua su riguarda ovviamente la navigazione, quindi la vedremo in un altro video, però andiamo avanti con la personalizzazione del nostro file. Un'altra personalizzazione molto utile e riguarda ovviamente l'ordinamento, ok? Ma prima di ordinare le colonne possiamo andare anche a ridimensionarle, che è una cosa molto utile. Vedete, io posso andare a allargare perché magari ho un nome di file lungo, che ce l'ho un nome di file lungo, magari in documenti. Ecco, la cosa che avete visto, io ho fatto 2 cliccate col mouse. Ovviamente con il dito non lo so perché lo uso, ecco, il dito una cliccata sola, quindi col mouse agisce proprio come diciamo un computer. Quindi adesso vedete che io i nomi ovviamente sono più larghi, quindi allargandomi, ok, posso vedere i nomi per intero, ovviamente a discapito di avere ovviamente le altre colonne meno visualizzate, ma posso ovviare a questo problema facendo così, andando a chiudere ovviamente la barra laterale, quindi che adesso non serve più. Bene, visto questo andiamo avanti con l'ordinamento. L'ordinamento è simile, ok, al vecchio sistema operativo, diciamo il trascorso a iPadOS 18, però secondo me è stato cambiato qualcosa. Sicuramente è stata fatta chiarezza sul raggruppamento diciamo dell'ordinamento, che adesso andiamo a vedere. Allora, innanzitutto agiamo su questi tre lineette che è il menu. Vedete qua ci sono ovviamente le stesse cose che trovavamo nei vecchi diciamo sistemi operativi. Abbiamo le 3 visualizzazioni, ovviamente possiamo andare a visualizzare a icone, oppure cambiare ovviamente a elenco, oppure a colonne. Io metto elenco perché mi ci trovo meglio, ma poi ognuno di noi ha le sue esigenze. Abbiamo qua l'ordinamento, quindi posso ordinare sia di qua, andare a ordinare per nome, oppure posso cliccare ovviamente sul nome stesso e quindi abbiamo decrescente e decrescente, quindi abbiamo questo. Però vedete che qua non è la ricerca non è come la stiamo vedendo qui. Perché? Perché la colpa è di questo parametro, ok? Questo parametro qua. L'ordinamento, ordine visualizzazione. Cosa vuol dire questo? Io ho raggruppato già, vedete, ovviamente per data. Se io adesso vado a levare, ok, questo è il raggruppamento, come vedete, ok, qua è praticamente c'è nome, ok, quindi il raggruppamento non c'è più. Quindi vi faccio vedere come volevo dire prima, quindi se vado così posso ordinare decrescente e crescente, qualsiasi di queste voci, quindi non è solo il nome. Ma se volessi io ordinare per nome, ma per data, per sapere oggi o nei giorni trascorsi tutto quello che ho fatto, ma ordinato, ok, alfabeticamente per nome. Come faccio? Faccio così, vado qui, sempre in questo menu qua, vado sempre in questa voce qui e vado semplicemente a far così, dico guarda, voglio raggruppare tutto questo per data, quindi lui sì che mi tiene ovviamente ordinato per nome, ma me li ordina per data, ok? Quindi la data è, il raggruppamento è per data, anche se l'ordinamento è con nome. Quindi molto utile perché ci permette di andare a vedere, vedete che qua c'è scritto ultimi 7 giorni, vedete qua c'è scritto addirittura 2025, quindi è un ordinamento veramente eccezionale. Un'altra cosa che ho visto dentro, ovviamente qua, hanno aggiunto la possibilità di visualizzare o non visualizzare l'estensione dei file. Questa è una cosa, diciamo, molto molto utile, perché se volete vedere l'estensione dei file è meglio lasciarla, se no potete omettere quella voce. Un'altra cosa, sempre che riguarda l'ordinamento, è questa. Questi 3 puntini qua, abbiamo queste possibilità di andare a eliminare delle colonne o visualizzare, cioè non visualizzare più o visualizzare.
Se io non volessi più visualizzare nessuna colonna, faccio così, vediamo, guarda, le spengo tutte, ok, scusate, ho sbagliato puntini, ok, le spengo tutte, quindi rimango solamente con queste colonne che adesso sono ordinate per nome ma raggruppate per data. Però io dico adesso mi serve però sapere qualcosa, ok, di specifico, quindi vado a dire, mi serve solamente sapere cos'è, ho messo tipo di file o di cartella che è, quindi oltre a visualizzare il nome e la data vedo anche questo. Ora dico però insieme a questo mi serve anche la data di ultima modifica, quindi possiamo andare, vedete, a fare questo. Quindi ragazzi, molto utile questa cosa qua, e anche questa perché posso spostare ovviamente le colonne per avere sempre una miglior visualizzazione per me stesso. Ovviamente ognuno ovviamente ci avrà la sua, perché giustamente ognuno di noi ha un'esigenza diversa. Ora passiamo alla cosa che è veramente interessante, come personalizzare le nostre cartelle. Ma non c'è solo quello, c'è anche la personalizzazione di dire a ovviamente iPad OS 26 con quale applicazione deve aprire, ok, quel specifico file. Quindi è molto semplice questa cosa qua. Innanzitutto andiamo a personalizzare una cartella. Prendiamo innanzitutto andiamo così, c'è zoom, togliamo la visualizzazione, quello che ho messo perché ci permette di andare a vedere meglio quello che stiamo facendo. Ecco, andiamo a ordinare per data, ok? Adesso mettiamo l'ordine per data. Ecco, vedete qua possiamo ordinare ultima modifica o ovviamente aggiunti di recente, eccetera, eccetera. Quindi, ok, facciamo così. Io voglio personalizzare, che poi non la trovo più, è quello il problema. Vado a personalizzare, mettiamo un po' la data che sia, perché sennò poi non la trovo più e come facciamo? Vabbè, facciamo così. Ok, questo è un mp3 che non si capisce com'è, vabbè, un mp3 che non c'ha nome. Vabbè, comunque, personalizziamo adesso, cioè non personalizziamo, ma facciamo aprire questo file da un'applicazione specifica. Quindi, innanzitutto vado lungo, ok, col dito oppure tasto destro col mouse e si apre la solita finestrina che abbiamo qui, ok? E dove vado? Vado qua nelle informazioni che riguardano il file. Ottieni informazioni. E qua abbiamo tutte le informazioni, quanto è grande, quanto l'ho fatto, quando ci chop, tutto quanto. Ma la bella cosa che abbiamo qua, che io ovviamente ho spento perché sono ovviamente un maldestro, ma anche un po' mal sinistro ogni tanto, siamo qui e abbiamo questa voce qua. Apri sempre con. Vedete che io ho settato VLC, ma io posso andare qua e cambiare, ok, aprendo con l'Uma Führer, che non c'entra un'emerita ceppa perché, scusate il francesismo, ma l'Uma Führer cosa mi apre un MP3? Quindi posso andare a indirizzare, ovviamente, il file in modo che si apra sempre con un'applicazione specifica, e questa è una cosa molto molto importante. Ovviamente a termini di ricerca posso andare ad aggiungere anche un tag, ok, a questo mio file, per dire mettiamo un tag rosso, ok, e adesso come adesso poi vedremo perché se vado adesso a fare ricerca, a ordinare, scusate, vado a ordinare, faccio tag, lui mi chiederà per cosa voglio ordinare, ok, per quale colore, no, me l'ha detto, ma è qua, tag, me l'ha messi già in ordine, ma devo visualizzarlo, quindi faccio così e vado a visualizzare i tag, eccoli qua, ok? Quindi visualizzo i tag, vedete? E questo c'è il rosso, ok? Quindi io posso mettere in ordine per tutti i rossi che ho, ma ce n'è solo uno, mi sembra, sì. Però anche questo è a fini di ricerca, perché poi quando andremo a vedere la ricerca posso cercare anche tramite tag. Ora andiamo a vedere come personalizzare una cartella, quindi io faccio ovviamente tasto lungo o tap lungo o un tasto destro sul mouse. Questa è una cartella di Mac, non ha niente da vedere, a vedere con
iPadOS, però vi faccio vedere lo stesso, ok? Cosa facciamo? Quindi andiamo in qui sotto, personalizza, vedete cartella, ok. Quindi cosa posso fare? Innanzitutto posso marchiarla, dargli un timbrino, ok? Mettere un qualsiasi icona di questo genere, quindi se non so, se trovassi una iconetta ovviamente che sia soddisfacente per la mia cartella, per riconoscerla più che altro, e poi ne posso mettere adesso una qualsiasi, tanto per... Allora, vediamo un po'. Ok, mettiamoci un microfono, ok? Vedete che già vediamo la cartella che ha preso, ok? L'icona del microfono, ma possiamo anche ovviamente aggiungere un tag, ok, a questa cartella, perché anche questo fa parte della ricerca, ok? Quindi andiamo a mettere sempre rosso, visto che abbiamo il tag rosso messo lì, ma possiamo anche, se non siamo contenti delle icone, andare a mettere un emoji. Quindi gli emoji adesso sono tanti, possiamo anche cercarlo. Ho cercato musica perché visto che era una plugin che utilizzavo tanto di chitarra, ci mettiamo questa, va bene così. Vedete che adesso, ok, la mia icona è personalizzata. Quindi cosa faccio adesso? Per confermare tutto, non devo fare altro che uscire. Adesso, se andiamo a vedere la cartella Ampli Sound, è stata ovviamente correttamente modificata. Ed eccolo qua. Però adesso ovviamente è anche rossa, quindi vedete che anche qui è stata aggiunta, ok, come diciamo è stata messa in ordine alfabetico come rossa. Quindi questa è una cosa che diciamo che può aiutare, ok, sempre dal colpo d'occhio, ma è anche una cosa più diciamo graficamente bella, perché adesso se noi andiamo a far così, andiamo a mettere scusate, come icone, ok, icone, quindi vedete che ok, è più bella da vedere, ok, la cartella così, che magari sempre dello stesso colore che siamo abituati a vedere. Quindi diciamo che questa cosa ci può stare. Bene, abbiamo concluso il primo video dedicato a file di iPadOS 26. Abbiamo visto la personalizzazione, quindi molto semplice, è utile per ognuno di noi, ci avrà un'applicazione file diversa. Mi raccomando, nei commenti ragazzi ditemi qualcosa che ho dimenticato oppure qualcosa che non so, che mi piacerebbe ovviamente sapere di più, quindi impariamo sempre di più, siamo umili e non siamo sempre nati imparati. E allora ragazzi, condividete questo video se vi è piaciuto, anche ai vostri amici che magari ne sanno meno di voi, quindi fa piacere ricevere un link dove viene spiegato qualcosa in più. E in ultimo, se volete iscrivetevi al canale, è gratuito, ovviamente a voi non costa nulla e a noi dà una marcia in più. E alla fine c'è anche la campanellina, se volete potete ovviamente andare a schiacciare per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo vi saluto, alla prossima. Ho visto dei intoppi!